Lezione 1. Comprensione culturale. Buongiorno Anna, ho letto di come l'Occidente può comprendere di più la complessità della cultura musulmana. Ciao John, è un argomento prezioso. Comprendere le diverse culture è fondamentale. La mia speranza era che gli occidentali potessero dire, beh, c'è di più di quello che vediamo nei media. Assolutamente. I media spesso semplificano eccessivamente le culture complesse. Giusto. Il dialogo può aiutare ad abbattere gli stereotipi. Sì, apre la porta all'empatia e a connessioni più profonde. Pensi che l'istruzione abbia un ruolo in questa comprensione culturale? Decisamente. Le scuole possono promuovere la diversità e l'inclusione, il che è essenziale. Non potrei essere più d'accordo. L'educazione è la chiave per favorire l'accettazione. Lezione 2. Affrontare i problemi. E Anna, volevo discutere dei recenti problemi che abbiamo riscontrato al lavoro. Ciao Giovanni, ovviamente. Chiederò subito a qualcuno di esaminarlo. Ottima idea! Ci scusiamo per l'eventuale confusione causata dalla situazione. Nessun problema. Succede. Quali preoccupazioni specifiche hai? Principalmente sulle interruzioni della comunicazione tra i dipartimenti. È importante affrontarlo. Una comunicazione chiara può prevenire malintesi. Esattamente. Potrebbe essere necessario implementare check-in regolari per tenere tutti informati. Ottima idea. Ciò potrebbe davvero aiutare a semplificare i nostri sforzi. Farò in modo di proporlo al prossimo incontro. Lezione 3. Astronomia a Mauna Kea. Buongiorno Anna, sapevi che l'aria sopra Mauna Kea è così limpida e rarefatta? Ciao Giovanni, sì, è perfetto per le osservazioni astronomiche. Gli scienziati usano la montagna come base per i telescopi per studiare l'universo. È affascinante. Che tipo di studi conducono lì? Si concentrano su tutto, dalle galassie lontane ai fenomeni cosmici. Oh, deve essere incredibile osservare le stelle da un'altezza così elevata. Assolutamente. La chiarezza dell'atmosfera migliora la qualità delle immagini. Mi piacerebbe visitare Mauna Kea un giorno e vederlo con i miei occhi. Sarebbe un'esperienza straordinaria. I panorami devono essere mozzafiato. Lezione 4. Abilità comunicative efficaci. E Anna, ho riflettuto sulle mie capacità nello stabilire una comunicazione efficace. Ciao John, è un'abilità preziosa da avere. Cosa pensi che lo renda efficace? Ascoltare attivamente e rispondere in modo ponderato sono componenti chiave. Sono d'accordo. Mostra rispetto e aiuta a creare fiducia nelle conversazioni. Inoltre essere chiari e concisi aiuta ad evitare malintesi. Decisamente. La chiarezza è essenziale per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Posso occuparmene io mentre lavoriamo sui progetti del nostro team. È fantastico sentirlo. Una buona comunicazione porterà a risultati migliori. Sono entusiasta di vedere come avrà un impatto positivo sul nostro lavoro di squadra.
Lezione 5. Ponti di New York. E Anna, hai mai pensato ai famosi ponti di New York? Ciao Giovanni, assolutamente. Sono iconici. Il ponte di Brooklyn è il mio preferito. È fantastico. Sapevi che collega Manhattan a Brooklyn? Sì, le viste dal ponte sono stupende, soprattutto al tramonto. Sono d'accordo. New York è conosciuta anche per i suoi enormi ponti che uniscono Manhattan alle zone circostanti. Esattamente. Ogni ponte ha il suo design e la sua storia unici. Giusto. Il George Washington Bridge è un altro impressionante. Sì, è uno dei ponti più trafficati del mondo. L'hai attraversato? Non ancora, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. Lezione 6. Preparazione delle strategie. Buongiorno Anna, ho pensato a quanto sia importante prepararsi bene per qualsiasi progetto. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Anche conoscere i propri limiti è essenziale. Sì, ed essere flessibili quando necessario può davvero aiutare. Esattamente. A volte sorgono sfide inaspettate e dobbiamo adattarci. Hai preso in considerazione altre strategie per migliorare il nostro flusso di lavoro? Sì, penso che l'utilizzo di strumenti di gestione dei progetti possa migliorare la nostra efficienza. È un'ottima idea. Mantiene tutti sulla stessa pagina. Assolutamente. Aiuta anche a tenere traccia dei progressi e delle scadenze in modo efficace. Sono entusiasta di implementare queste strategie. Lezione 7. Strategie di marketing. E Anna, mi chiedevo come andrà avanti la nostra strategia di marketing. Ciao John, penso che sia fondamentale valutare il nostro approccio attuale. Concordato. Hai considerato altre strategie? Sì, penso che il content marketing sia ancora uno strumento potente. Decisamente. I contenuti di qualità possono attrarre e coinvolgere il nostro pubblico in modo efficace. Esattamente. Costruisce fiducia e stabilisce autorità nel nostro settore. Quali altri metodi pensi che dovremmo esplorare? Anche la pubblicità sui social media può espandere significativamente la nostra portata. Ottimo punto. Una strategia diversificata massimizzerà il nostro impatto. Lezione 8. Preferenze dietetiche. Buongiorno Anna, hai qualche restrizione dietetica di cui dovrei essere a conoscenza? Ciao John, no, non proprio. Sono aperto a provare nuovi cibi. È fantastico. Rende la pianificazione dei pasti molto più semplice. Sì, adoro esplorare cucine e sapori diversi. Anche io. Qual è il piatto più avventuroso che hai provato? Una volta ho mangiato dei grilli fritti durante un festival. Era sorprendentemente gustoso. Oh, è davvero avventuroso. Mi piacerebbe provare qualcosa del genere. Dovresti. Si tratta di avere una mentalità aperta riguardo alle esperienze culinarie. Assolutamente. Il cibo può unire le persone in un modo davvero unico. Lezione 9. I piani di domani.
E Anna, hai pensato alle nostre opzioni per domani? Ciao Giovanni, sì, sono entusiasta di ciò che possiamo fare. Ovviamente. Il nostro orario di check-out standard è solitamente intorno a mezzogiorno, giusto? Sì, questo ci dà una buona quantità di tempo al mattino. Forse potremmo esplorare un nuovo bar per colazione prima di partire. Sembra perfetto. Ho sentito grandi cose su quel nuovo posto in centro. Mi piacerebbe dare un'occhiata. Che altri piani hai in mente? Potremmo anche visitare un mercato locale se abbiamo tempo. Sarebbe divertente. Sfruttiamo al meglio la nostra mattinata. Lezione 10. Incontri regolari. E Anna, stavo pensando a quanto è bello che gli amici si incontrino regolarmente. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Incontrarsi ogni giorno o ogni settimana può rafforzare le amicizie. Esattamente. Ad esempio, gli amici in pensione potrebbero incontrarsi per un caffè ogni mercoledì. Sembra adorabile. Da loro qualcosa da aspettarsi ogni settimana. Giusto. Inoltre, è un ottimo modo per condividere storie ed esperienze. Assolutamente. Anche gli incontri regolari possono aiutare a mantenere le connessioni nel tempo. Hai qualche incontro regolare con gli amici? Sì, abbiamo una serata di giochi ogni sabato. È sempre divertente. Sembra fantastico. Mi piacerebbe unirmi qualche volta. Lezione 11. Le meraviglie della natura. Buongiorno Anna, ti sei mai chiesta perché non cadiamo dalla faccia della terra? Ciao Giovanni, sì, è affascinante come la gravità ci mantenga con i piedi per terra. Esattamente. La gravità attira tutto verso il centro della Terra. È incredibile pensare a come influisce su tutto ciò che ci circonda. Di sicuro. E a proposito di trasformazioni, come fanno i bruchi a trasformarsi in farfalle? Questa è un'altra meraviglia della natura. Passano attraverso un processo chiamato metamorfosi. Giusto. È incredibile come cambino completamente durante quel periodo. La natura è davvero piena di misteri e sorprese. Adoro esplorare questi misteri e saperne di più. Lezione 12. Innovazioni uniche. Buongiorno Anna, ho letto di tecnologie uniche. Ciao John, sembra interessante. C'è qualcosa di unico negli ultimi gadget? Sì, alcuni dispongono di sensori avanzati per una raccolta dati accurata. È affascinante. Di che tipo di sensori stiamo parlando? Ad esempio, alcuni smartphone ora dispongono di sensori che rilevano la frequenza cardiaca. Oh, è impressionante. È come avere un monitor della salute personale. Esattamente. È sorprendente come la tecnologia possa migliorare la nostra vita quotidiana. Adoro il modo in cui l'innovazione continua ad evolversi e a sorprenderci. Anche io. Mi rende curioso di sapere cosa c'è dopo all'orizzonte. Lezione 13. La linea sottile dell'umorismo. E Anna, stavo pensando all'impatto dell'umorismo. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Le buone battute possono illuminare la giornata di qualcuno.
Esattamente. Ma possono anche metterti nei guai se sono inappropriati. Sì, il contesto è fondamentale quando si raccontano barzellette. Giusto. Ciò che potrebbe essere divertente per una persona potrebbe offenderne un'altra. È vero, è essenziale conoscere il tuo pubblico. Hai qualche storia divertente su battute finite male? Io faccio. Una volta ho fatto una battuta durante una riunione seria e non è andata bene. Oh no! Deve essere stato imbarazzante. Lezione 14. Distinguersi negli affari. E Anna, ho pensato a come possiamo differenziarci dalla concorrenza. Ciao Giovanni, è un bellissimo argomento. Quali strategie hai in mente? Potremmo concentrarci sulla creazione di un'esperienza cliente senza soluzione di continuità. Assolutamente. Un'esperienza fluida può davvero attrarre e fidelizzare i clienti. Inoltre, dovremmo considerare un servizio personalizzato per far sentire i clienti apprezzati. Sì, adattare il nostro approccio può distinguerci in modo significativo. Pensi che dovremmo potenziare anche la nostra presenza online? Decisamente. Una forte presenza online può raggiungere un pubblico più ampio. Sono entusiasta di esplorare ulteriormente queste idee. Lezione 15. Gestire i clienti difficili. Buongiorno Anna, volevo chiederti come gestire i clienti difficili. Ciao John, questa è un'abilità importante. Come pensi che dovremmo affrontarlo? In primo luogo, credo che dovremmo mantenere la calma e la compostezza. Sì, mantenere la testa equilibrata aiuta a diffondere la tensione. Fondamentale è anche l'ascolto attento. Ciò dimostra che abbiamo a cuore le loro preoccupazioni. Esattamente. Quindi possiamo offrire soluzioni che risolvano i loro problemi. Giusto. Che ne dici di dare seguito alla conversazione? È un'ottima idea. Rafforza il nostro impegno per la loro soddisfazione. Penso che queste strategie ci aiuteranno davvero a gestire meglio le relazioni con i clienti. Lezione 16. L'origine dei Fritos. E Anna, hai sentito parlare della storia di Fritos? Ciao Giovanni, sì, sono stati scoperti per la prima volta a San Antonio, in Texas, giusto? Esattamente. Li trovò lì un uomo di nome Charles Doolin. È interessante notare come un semplice spuntino sia diventato così popolare. Sì, e all'inizio queste patatine di mais Fritos venivano vendute in un piccolo negozio. Mi chiedo come siano diventati un punto fermo in così tante famiglie. Il marketing e il gusto hanno giocato un ruolo enorme, ne sono sicuro. Decisamente. È affascinante conoscere le origini dei nostri snack preferiti. Adoro esplorare la storia del cibo in questo modo. Lezione 17. Consigli per un'alimentazione sana. Buongiorno Anna, sto cercando consigli per un'alimentazione sana. Ciao John, sembra utile. Che consigli hai? Un consiglio è quello di mangiare lentamente e masticare accuratamente il cibo. È fantastico. Aiuta la digestione e ci permette di gustare i nostri pasti. Esattamente. Un altro consiglio è quello di incorporare più frutta e verdura nella nostra dieta.
Sì, forniscono nutrienti essenziali e ci mantengono energici. Hai altri suggerimenti preferiti da condividere? Bere molta acqua durante la giornata è fondamentale. Assolutamente. Rimanere idratati è così importante per la salute generale. Lezione 18. Riciclaggio dei mobili. E Anna, mi ha incuriosito il riciclo dei mobili. Ciao John, è un argomento divertente. Anch'io mi diverto a riciclare i mobili. Veramente? Cosa ti piace di più? È divertente e fa risparmiare denaro pur essendo creativo. Inoltre, è ecologico, giusto? Esattamente. Riduce gli sprechi e dona nuova vita ai vecchi mobili. Hai qualche progetto recente di cui sei orgoglioso? Sì, recentemente ho trasformato una vecchia sedia in un nuovo pezzo elegante. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vederlo qualche volta. Lezione 19. Il potere del Feng Shui. E Anna, hai mai esaminato il Feng Shui per la tua casa? Ciao Giovanni, sì, credo che possa davvero trasformare l'energia in uno spazio. Esattamente. Si concentra sulla disposizione di mobili e oggetti per creare armonia. Adoro quell'idea. Rende l'ambiente più tranquillo e invitante. Giusto. Semplici cambiamenti, come il posizionamento di un letto o di una scrivania, possono fare una grande differenza. Hai provato qualche tecnica Feng Shui specifica nella tua casa? Sì, ho spostato le mie piante più vicino alla finestra per aumentare l'energia positiva. È un ottimo consiglio. Ho sentito che anche l'aggiunta di specchi può aiutare con il flusso di energia. Assolutamente. Gli specchi possono riflettere la luce e creare un senso di spazio. Lezione 20. Cucina deliziosa e sana. Buongiorno Anna, ultimamente ho sperimentato alcune ricette salutari. Ciao John, sembra meraviglioso. Cosa hai cucinato? Adoro arrostire le verdure al forno mentre cucino la quinoa. È una combinazione fantastica. Le verdure arrostite sono così saporite e nutrienti. Esattamente. Inoltre, è un modo semplice per preparare un pasto. Hai una verdura preferita da arrostire? Mi piace molto arrostire le patate dolci, diventano così caramellati e dolci. Yum! Adoro usare anche peperoni e zucchine per arrostire. Sembra delizioso. Dovrei provare ad aggiungerli al mio prossimo pasto. Lezione 21. Geografia divertente. E Anna, stavo proprio pensando alla geografia. Sai dove Timmins? Ciao Giovanni, sì, è in Ontario, Canada, non è vero? Esattamente. È una città piuttosto piccola. Perché me lo chiedi? Ho sentito mio fratello menzionarlo ed ero curioso di sapere dove fosse. È interessante come alcuni luoghi possano essere così sconosciuti eppure avere storie uniche. Decisamente. Adoro conoscere le diverse regioni e le loro culture. Qual è il posto più sorprendente che hai conosciuto?
Direi il Bhutan. La loro attenzione alla felicità rispetto al PIL è affascinante. È un'ottima scelta. È bello vedere come luoghi diversi diano priorità a valori diversi. Lezione 22. Consigli per viaggiare a basso costo. Buongiorno Anna, ho pensato a come risparmiare denaro viaggiando. Ciao John, è un'idea intelligente. Quali strategie usi? Cerco di mangiare in locali economici invece che in ristoranti costosi. È un ottimo consiglio. Spesso trovi anche il cibo migliore in questo modo. Esattamente. Inoltre, aiuta a sostenere le imprese locali. Avete altre strategie per risparmiare denaro? Cerco anche attrazioni e attività gratuite nella zona. Sì, i tour a piedi o la visita ai parchi possono essere così divertenti ed economici. Sono d'accordo. Esplorare come una persona del posto migliora davvero l'esperienza di viaggio. Lezione 23. Esplorare le attrazioni. E Anna, ho sentito che hai fatto un viaggio di recente. Ciao Giovanni, sì, è stato fantastico. Hai avuto la possibilità di esplorare qualche attrazione nelle vicinanze? Non ancora, ma ho intenzione di visitare alcuni siti locali questo fine settimana. Sembra divertente. Quali attrazioni stai considerando? Sto pensando di dare un'occhiata ai giardini botanici e alle gallerie d'arte locali. Sembrano ottime scelte. Adoro i giardini botanici, sono così sereni. Assolutamente. Inoltre, le gallerie d'arte spesso mettono in mostra i talenti locali, il che è bello da vedere. Spero che ti divertirai tantissimo ad esplorare. Grazie. Non vedo l'ora di scoprire nuovi posti. Lezione 24. Progetti domestici fai da te. E Anna, stavo pensando ad alcuni progetti di miglioramento della casa. Ciao John, sembra emozionante. Cosa hai in mente? Dipingere il soggiorno e aggiungere qualche scaffalatura sembra più fattibile. Sono idee fantastiche. La pittura può davvero rinfrescare uno spazio. Esattamente. E gli scaffali sono pratici per organizzare libri e decorazioni. Hai già scelto i colori per la vernice? Sto considerando un azzurro, sembra calmante e arioso. È una scelta adorabile. Può far sembrare la stanza più spaziosa. Spero di riuscire a gestire tutto senza troppo stress. Lezione 25. Strategie di email marketing. E Anna, ultimamente ho pensato all'email marketing. Ciao John, questa è un'area chiave per le aziende. Quali sono i tuoi pensieri? Non dovremmo dimenticare anche le campagne di email marketing. Assolutamente. Lo email possono raggiungere direttamente i clienti e tenerli informati. Giusto. Le email personalizzate possono consolidare le relazioni con i clienti. Sì, adattare i contenuti ai loro interessi fa una grande differenza. Hai visto qualche esempio efficace di campagne email? Decisamente. Alcuni marchi utilizzano storie coinvolgenti che entrano in risonanza con il loro pubblico. È un'ottima strategia. Dovrò incorporarlo nelle mie idee.
Lezione 26. Strumenti di gestione del progetto. E Anna, sto utilizzando il nuovo software di gestione dei progetti. Ciao John, è fantastico. Come ha funzionato per te? Penso che abbia davvero migliorato l'organizzazione e la comunicazione del nostro team. Sembra vantaggioso. Quali funzionalità ritieni più utili? La funzionalità di assegnazione delle attività è eccellente, responsabilizza tutti. Sì, è così importante che i membri del team conoscano le proprie responsabilità. E il monitoraggio dei progressi ci consente di vedere quanta strada abbiamo fatto. Questo è un fattore chiave. Può motivare tutti a rimanere sulla buona strada. Sono entusiasta di vedere quanto altro possiamo ottenere con esso. Lezione 27. Delizie culinarie della Spagna. Buongiorno Anna, ho sentito che la Spagna è famosa per la sua deliziosa cucina. Ciao Giovanni, sì, il cibo spagnolo è fantastico. Hai qualche consiglio? Decisamente. Dovresti provare la paella, è un piatto di riso saporito con frutti di mare o carne. Sembra delizioso. Adoro i piatti ricchi di sapore. Potresti anche gustare le tapas, piccoli piatti perfetti da condividere. Ne ho sentito parlare. Devono essere ottimi per provare una varietà di cibi. Esattamente. E i churros al cioccolato come dessert sono assolutamente da provare. Yum! I dolci sono sempre il momento clou di ogni pasto. Non vedo l'ora di farti provare la cucina spagnola. Lezione 28. Soluzioni di outsourcing. E Anna, ultimamente ho pensato al nostro carico di lavoro. Ciao John, cosa hai in mente? Credo che considerare le opzioni di outsourcing sia una soluzione praticabile. Ciò potrebbe davvero aiutarci ad alleggerire il nostro carico. Quali compiti pensi che dovremmo esternalizzare? Attività come l'immissione di dati e l'assistenza clienti potrebbero essere efficienti da esternalizzare. Sì, in questo modo possiamo concentrarci su progetti più strategici. Esaminerò le opzioni di outsourcing oggi per vedere cosa è disponibile. Ottima idea! È sempre bene esplorare modi efficienti per gestire le nostre attività. Ti terrò aggiornato su quello che trovo. Lezione 29. Riflessioni culturali in cucina. Buongiorno Anna, ho pensato a come il cibo riflette la cultura. Ciao John, è una prospettiva interessante. Come lo vedi? La cucina può riflettere le tradizioni e la storia di un luogo. Decisamente. Ogni piatto racconta una storia sulle sue origini e sugli ingredienti. È come fare un delizioso viaggio nel tempo e nella cultura. Esattamente. Il cibo può connetterci a luoghi ed esperienze diversi. Hai mai provato a cucinare un piatto di un'altra cultura? Sì, una volta ho preparato il curry indiano. È stata un'esperienza divertente e saporita. È fantastico. Cucinare può essere un ottimo modo per conoscere altre culture. Lezione 30. Sfide di segnale. E Anna, stavo leggendo dei problemi di accoglienza nelle città. Ciao John, sembra interessante. Cosa hai scoperto?
Nella zona di Toronto la ricezione è stata scarsa. Veramente? Cosa lo ha causato? I segnali televisivi e radiofonici erano bloccati dagli edifici. È frustrante. È difficile godersi l'intrattenimento senza una buona ricezione. Sì. Influisce anche sulla comunicazione, soprattutto in caso di emergenza. Posso immaginare. La pianificazione urbana deve considerare questi problemi. Assolutamente. Trovare soluzioni è fondamentale per vivere la città. Lezione 31. Conversazioni fruttuose. E Anna, hai provato qualche frutta esotica ultimamente? Ciao Giovanni, sì, recentemente ho mangiato il frutto del drago. Lo hai mai assaggiato? Io ho. Sembra così vibrante e ha un sapore leggermente dolce. Cosa ne pensi? L'ho adorato. È stato rinfrescante. Hai qualche frutto preferito? Decisamente. Adoro i manghi, soprattutto quando sono perfettamente maturi. E tu? I manghi sono fantastici. Mi piace anche l'ananas. Aggiungono un tocco tropicale ai piatti. Assolutamente. Sapevi che l'ananas può essere utilizzato anche in piatti salati? Sì, l'ho visto nelle patatine fritte. È una combinazione unica. L'hai provato? Io ho. La dolcezza bilancia perfettamente i sapori saporiti. Lezione 32. Avventure di Pasqua. Buongiorno Anna, ho sentito che Tracy andrà a caccia di uova di Pasqua. Sì, la caccia alle uova di Pasqua è a casa di Sydney. Sembra così divertente. Lo fa davvero. Ricordo quelle cacce da bambino. Hai partecipato a loro? Assolutamente. Trovare le uova nascoste è sempre stata un'avventura. E tu? Lo stesso qui. Ho adorato l'emozione di scoprire le uova colorate nascoste. È emozionante vedere anche quali sorprese ci sono dentro le uova. Sì. A volte avevano caramelle o piccoli giocattoli. Qual è stata la tua scoperta preferita? Una volta ho trovato un uovo d'oro con dentro un grosso coniglietto di cioccolato. È stato il migliore. Wow, sembra fantastico. Mi piacerebbe ritrovare qualcosa del genere. Lezione 33. Fughe estive. E Anna, sembra che tutti siano entusiasti delle vacanze estive. Assolutamente. Molte persone vanno in vacanza per godersi il tempo all'aria aperta. Giusto. Spiagge, montagne e parchi sono così popolari in questo periodo dell'anno. Qual è la tua attività all'aperto preferita? Adoro le escursioni. Essere nella natura è così rinfrescante. E tu? Mi piace andare in bicicletta lungo sentieri panoramici. È un ottimo modo per esplorare nuove aree. Sembra divertente. Hai un posto preferito per andare in bicicletta? Sì, c'è un bellissimo sentiero in riva al lago. I panorami sono stupendi. Carino. Mi piacerebbe verificarlo. Preferisci le vacanze al mare o in montagna? Penso che sceglierei la spiaggia. Il suono delle onde è così rilassante.